tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un progetto super richiesto da moltissimi di voi. Si tratta di uno dei progetti in trend del momento, di un noto brand, e siccome mi avete richiesto il tutorial, anche se pensavo non fosse necessario perché il progetto di per sé è molto semplice, però comunque siccome mi piaceva un po', ho deciso di realizzarlo e farci il tutorial per chi me lo ha richiesto. Spero di aver fatto cosa gradita. Comunque è un progetto veramente molto semplice che ci permetterà di sfruttare tutti gli avanzi di filato che abbiamo. Infatti io ho utilizzato tutti avanzi, cioè anche rocche intere, però per la maggior parte tutti avanzi, e la borsa è venuta super colorata. Nonostante sia molto simile al progetto originale, quello del noto brand, io come al solito ci metto sempre del mio, quindi ho fatto qualche variazione sullo schema e l'ho anche molto semplificato proprio per renderlo a prova di principiante. È comunque tutto lavorato all'uncinetto, ho messo la cerniera, ma potete anche chiuderla con un bottone magnetico. Ovviamente per avvicinarmi di più all'originale ho applicato una cerniera, però per quanto riguarda il manico l'ho fatto tutto ad uncinetto. Questo è il fondo, i laterali. Comunque è venuta una borsa molto carina, capiente, comoda, adatta per l'estate, ma perché no anche per tutte e quattro le stagioni. Comunque la lista dell'occorrente ve la dico subito. Per questo progetto abbiamo bisogno di tutti gli avanzi che abbiamo di filato. Purtroppo però non riesco a dirvi il quantitativo preciso, quindi prendete tutti i filati che avete in casa, possibilmente dello stesso spessore, che comunque potete lavorare con lo stesso numero di uncinetto. Comunque penso che all'incirca un 300 grammi vanno benissimo. Poi abbiamo bisogno di una cerniera. Io avevo a disposizione a casa una cerniera un po' più lunga, infatti l'avanzo si trova all'interno. Comunque una cerniera da almeno 20 cm se seguite il tutorial passo passo. Due moschettoni, io ho utilizzato questi qui normalissimi, se avete quelli tondi potete utilizzare anche quelli. Io poi ho utilizzato un uncinetto numero 4 per adattarlo a tutti i filati che avevo a disposizione e ago da lana. Tutto qui, questo è l'occorrente che ci serve per realizzare questo progetto. Quindi detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto passiamo subito al tutorial di oggi. Prendiamo il filato con il quale vogliamo avviare il nostro lavoro. Cappietto iniziale, ci avviamo un tot di catenelle che troverete indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi mi avvio le mie catenelle in base alla larghezza che voglio dare alla mia borsa. Bene, ho lavorato 31 catenelle che corrispondono a circa 22 cm. A questo punto torno indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Ok, ho terminato la riga. A questo punto procederò in modo molto semplice, volto il lavoro. Faccio una catenella, procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Questo procedimento andrà ripetuto per tutta la lunghezza del pannello, con la differenza che andremo a cambiare colore nel bel mezzo della lavorazione della riga, e quindi andremo a creare un pannello tutto colorato. E ora vi mostro velocemente il cambio colore che farò io. Mi lavoro qualche maglia ancora con questo colore. Poi quando decido di cambiare colore cosa faccio? Alzo un po' la solina in questo modo, mi tengo il filo pronto, vado ad inserire l'uncinetto in questo modo, entro nell'asola
proprio al centro dell'asola ed entro prendendo questa solina esterna in questo modo. L'uncinetto deve passare in questo modo. Vado a prendere il filo, me lo porto all'esterno e continuo lavorando almeno altri 2 punti a maglia bassa, quindi procedo per altri 2 punti in questo modo, 1 e 2. Dopodiché cosa faccio? Tiro il filo che ho lasciato lungo, vedete? Tiro e avrò bloccato e fatto il cambio colore. Procedo poi lavorando comunque la mia riga con questo colore e poi se voglio rifare il cambio colore ripeto lo stesso procedimento in maniera veramente semplicissima. Terminata la riga, voltiamo il lavoro e procediamo facendo una catenella ed una maglia bassa in ogni punto sottostante. Cambiamo colore quando vogliamo cambiare colore, non c'è un obbligo di cambio colore. Per esempio, se io voglio cambiare colore ora, vado a prendermi un altro colore, prendiamo il viola. Ovviamente io qui non ho tagliato il filo, possiamo andare a tagliare il filo e lo blocchiamo tra le maglie. Stessa cosa ora che vado a cambiare colore, io lo farò poi pian piano. Quindi devo cambiare colore, ho inserito l'uncinetto al centro della maglia in questo modo, prendo anche questa solina qui, mi vado a prendere il filo dell'altro colore, me lo porto all'esterno e procedo con la mia riga in modo veramente molto semplice. Faccio un paio di punti e poi vado a tirare il filo verde, in questo caso lo tiro e come potete vedere è bloccato. Io ora me lo sto portando dietro così nel mentre lo fisso, poi lo taglio ed è già fissato tra le maglie. E continueremo quindi in questo modo fino a raggiungere il totale di righe che vi lascio indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che sarà la lunghezza effettiva del pannello. Ovviamente vi consiglio di utilizzare dei filati che abbiano più o meno lo stesso spessore, così non avrete poi problemi, perché magari avendo fili di spessore completamente diverso potrebbe andare a creare, si potrebbero creare una sorta di diminuzioni anche se voi non le fate, oppure potrebbe venire un pannello ondulato. Quindi cercate di utilizzare un filato dello stesso spessore, o comunque se avete un filato più sottile lo utilizzate a doppio. Quindi procediamo in questo modo e poi ci rivediamo al termine del lavoro. Bene, ho lavorato le mie righe, ne ho lavorate 57 in totale, ma fate fede alle misure in centimetri che corrispondono a circa 40 cm e mezzo. A questo punto vado a cambiare colore e mi vado a fare il giro di rifinitura. Per cambiare colore procedo con lo stesso procedimento, quindi non vado a tagliare direttamente il filo, ma vado ad inserire l'uncinetto in questo modo e mi vado a prendere il colore che ho scelto di utilizzare per il giro di rifinitura, che è questo neutro. Quindi prendo il filo, faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nello stesso punto di base, tiro il filo giallo, diciamo quello che ho utilizzato io, perché ormai l'ho bloccato, posso anche andare a tagliarlo ma lo faccio successivamente, e procedo lavorando una maglia bassa per ogni riga che ho sottostante. Cerco di prendere solo le asole esterne
e vado così a rifinire tutto il mio pannello. Arriviamo all'angolo, così vi mostro come procedere con gli aumenti sugli angoli. Ok, arrivati nell'angolo, lavoriamo la maglia bassa anche nella catenella, facciamo una catenella e lavoriamo un'altra maglia bassa nello stesso punto, dopodiché procediamo lavorando una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Qui nell'angolo ripetiamo lo stesso procedimento, quindi maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Si procede lavorando una maglia bassa per ogni riga sottostante. Qui ripetiamo lo stesso procedimento perché andiamo a rifinire anche questa parte, quindi qui nell'angolo maglia bassa, catenella, maglia bassa, una maglia bassa per ogni punto sottostante e poi andiamo a chiudere. Termineremo facendo una catenella, una maglia bassa nello stesso punto, tagliamo il filo e andiamo a chiudere in questo punto qui. Quindi inseriamo l'ago qui in questo punto, saltiamo questo e questo, andiamo in questo e andiamo a creare l'asola di chiusura in questo modo. A questo punto possiamo andare a bloccare il filo tra le maglie. E a questo punto non ci resta che andare ad assemblare la nostra borsa, quindi ripieghiamo il nostro pannello mettendo dritto contro dritto, in questo modo facciamo combaciare tutti i lati. Possiamo mettere i marcapunti negli angoli qui in alto per tenere fermo il pannello e far combaciare tutti i punti. Pieghiamo per bene il pannello e andiamo a cucire innanzitutto i due laterali. Quindi ci prendiamo il cordino con cui abbiamo rifinito il pannello, ma se volete potete anche utilizzare un colore diverso, tanto comunque di per sé la borsa verrà colorata. Mi faccio il cappietto iniziale per mia comodità, ma potete anche non farlo. Mi tengo il filo sull'uncinetto ed inizierò a cucire il mio laterale. Cucirò a maglia bassa prendendo solo le metà catenelle esterne in questo modo. Come potete vedere qui abbiamo le maglie basse che sono la rifinitura del nostro pannello. Noi andiamo a prendere solo le metà catenelle esterne in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo, prendo solo le metà catenelle esterne in questo modo e lavoro una maglia bassa e procederò in questo modo fino ad arrivare nell'angolo, quindi dovrò cucire tutto il laterale. Se preferite potete cucire a punto bassissimo oppure con ago da lana e il cordino, andate a fare proprio una cucitura.
Ultimo punto, prendiamo le metà catenelle esterne, maglia bassa, catenella di sicurezza, tagliamo il filo e lo blocchiamo tra le maglie. Ripeteremo poi lo stesso procedimento anche sull'altro lato, nello stesso identico modo. Bene, cuciti entrambi i laterali, come potete vedere io qui ho già ricreato un angolino perché dobbiamo andare a creare il fondo, dobbiamo dare la forma rettangolare al fondo, quindi ho fatto una cucitura a punto bassissimo qui ed ora vi mostro come ho fatto, poi ho tagliato il filo ed ora ripetiamo lo stesso procedimento. Per fare ciò cosa facciamo? Andiamo a piegare in questo modo, andiamo a creare un triangolino qui sulla base, poi scegliamo noi quanto farlo ampio. Io non l'ho fatto molto ampio, l'ho fatto giusto piccolino, giusto per dare un po' di profondità. Una volta fatto questo prendo il filo, mi faccio il cappietto iniziale, potete anche andare con ago da lana e cordino e fare una cucitura normale. Mi inserisco qui, non lo faccio molto profondo, inserisco l'uncinetto e devo uscire anche dall'altra parte. Vi dico la misura in centimetri così è più semplice. Allora sono a 3 centimetri dall'angolino, quindi ho inserito l'uncinetto prendendo entrambe le parti, devo entrare da questa parte e uscire dall'altra, prendo il cappietto, me lo porto al di fuori, entro nella maglia successiva, ovviamente devo uscire anche dall'altro lato e devo fare una cucitura comunque dritta, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima e faccio la mia cucitura. Una volta cucito il tutto, catenella di sicurezza, taglio il filo e lo blocco tra le maglie. Una volta fatto questo possiamo andare a rigirare il lavoro, quindi lo portiamo sul dritto. E come potete vedere è venuto il fondo rettangolare proprio perché abbiamo fatto quelle cuciture. A questo punto dobbiamo andare a mettere la chiusura. In questo caso ci sta bene la chiusura a cerniera, quindi ho preso una cerniera che avevo disponibile, un po' lunga, ma per il tutorial ce la facciamo andare bene. L'ho già fissata sul lato, la fissiamo anche sull'altro e poi la andiamo a cucire. In alternativa potete mettere tranquillamente un bottone magnetico. Quindi mi vado a fissare la mia cerniera, non vi mostro il passaggio perché tanto comunque dobbiamo andarla a spillare in modo preciso e poi andarla a cucire con ago e filo. Bene, una volta cucita la cerniera, a questo punto dobbiamo occuparci dell'ultimo passaggio, ovvero il manico. Quindi ci prendiamo due moschettoni, possono essere tondi o moschettoni come utilizzerò io, questi qui, moschettoni classici.
Vi mostrerò i passaggi con il colore verde, però sappiate che io andrò a realizzare il manico dello stesso colore che ho utilizzato per tutte le rifiniture, quindi quello neutro. Mi metto da parte la borsa, mi prendo il cordino, cappietto iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto, prendo il moschettone. In questo caso inserisco l'uncinetto all'interno dell'anello del moschettone e all'interno vado a lavorare una maglia bassa. Ne lavoro un'altra, quindi in totale ne lavorerò 2. Volto il lavoro, non faccio la catenella per girare, ma procederò lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa, quindi il mio manico sarà formato da 2 maglie basse e la lunghezza la troverete indicata qui in alto. Vi indicherò solo la misura in centimetri perché è sempre quella più importante e procediamo così a maglia bassa. Se preferite potete anche lavorare più maglie basse se preferite un manico più spesso. Bene, ho lavorato un manico di 45 cm, a questo punto devo andare a fissare l'altro moschettone. Quindi cosa faccio? Mi ritrovo in questa situazione, volto il lavoro, avvicino l'anello del moschettone alla fascia, inserisco l'uncinetto nel primo punto ed anche nell'anello del moschettone. Blocco il tutto a maglia bassa, lavoro una maglia bassa anche nel secondo punto ovviamente ed entro anche nell'anello del moschettone. In questo modo avrò fissato il moschettone, faccio una catenella, posso tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Bene, a questo punto non ci resta che applicare il manico alla nostra borsa. Io lo faccio in modo veramente molto semplice, infatti vado a far passare il moschettone tra le maglie del laterale. In questo modo faccio lo stesso anche sull'altro lato. Bene, questo sarà il risultato finale una volta applicati tutti gli accessori. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, ovviamente potete realizzarlo anche in versione più grande e potete ovviamente sbizzarrirvi anche con i colori perché il progetto di per sé è super colorato. Potete variare il manico, potete mettere quindi un manico in pelle oppure addirittura applicare un'altra colla. Vi ho dato anche il consiglio per una chiusura alternativa. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete mandatemi le foto su Instagram, Facebook o tramite mail, trovate i miei contatti nel box informazioni qui in basso, così potrò condividerla nelle storie ed aggiungerla all'album dedicato alle vostre creazioni. Ovviamente non dimenticate anche di condividere il video con tutte le vostre amiche creative. Continuate quindi a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete gli spoiler e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!